Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere la nuova meccanica di questo gioco buggata. Sì, perché ragazzi ormai con il collegamento con il Team Link, come si chiama, o meglio come lo chiamano in gergo tutti i vari appassionati, si è creata una meccanica di gioco abbastanza interessante che solo alcuni allenatori, soprattutto dei nuovi, permettono. Il primo di tutti è stato Amorim, che era gratuito appunto fino a qualche giorno fa da prendere nel gioco con la campagna d'inizio. Abbiamo adesso attualmente Capello nei appunto contratti, nella lista, nei pacchetti, scusatemi, dove ci sono appunto gli allenatori. Per 750 monete comunque vi portate a casa Capello e anche 2 giocatori, quindi non è niente male. Io invece ragazzi ho preso il buon Mourinho. Il nostro amico Mourinho l'ho preso semplicemente perché è uno di quei scusatemi, allenatori che ha come stile di gioco predefinito e importante, diciamo come stile di gioco preferito, ha il contropiede. Andiamo subito ragazzi in campo e vediamo di che cosa stiamo parlando. Notate che in mezzo al campo attualmente c'è una linea verde che collega in questo caso Sneijder con Michael Olise. Ecco ragazzi, quello è il famoso collegamento di cui si parla tanto in questi giorni di football. Come si fa per capire se il nostro allenatore ce l'ha? Beh, innanzitutto ragazzi, solo gli ultimi allenatori usciti ce l'hanno, quindi se abbiamo allenatori vecchi di una stagione fa, di 2 stagioni fa, probabilmente, anzi togliete probabilmente, non ce l'hanno ragazzi, perché ovviamente è una cosa nuova, una meccanica nuova di questo gioco. È molto semplice ragazzi da attivare. Volevo fare prima una piccola precisazione, perché chiaramente ragazzi questo va in qualche modo a influire, quindi quando andremo appunto a vedere tutto il discorso tattiche, tutto il discorso stili di gioco, istruzioni individuali e via dicendo, ragazzi teniamo presente anche di questa meccanica, perché questa meccanica, come già detto, è una meccanica un pochino buggata, dove va saputa usare con cautela, nel senso non dobbiamo giocare solo esclusivamente a dar la palla da Sneijder a Olise, perché l'avversario lo capisce una volta, lo capisce 2 volte, la terza ragazzi ci piazza lì un marcatore e noi non tocchiamo più palla. Di conseguenza va diciamo usata con la giusta cautela, ma un po' come tutto, come anche le istruzioni, come tante altre cose, come bilanciare bene una squadra, va tutto quanto regolato con le giuste proporzioni, con i dovuti modi. E dicevo quindi ragazzi, se però la sappiamo usare in questa maniera, veramente diventa una cosa rotta. Innanzitutto ragazzi dobbiamo impostare, quindi come detto in questo caso José Mourinho. Andiamo subito a vedere quali sono le caratteristiche di José Mourinho. Come possiamo notare ha il contropiede veloce con 89 e il passaggio lungo con 80. Che affinità? I giocatori con la lettera D. Ok, quindi i giocatori con la lettera D aumenterà i punti di esperienza, mentre darà il booster su contatto fisico e resistenza. Quindi comunque anche qui, se stiamo prendendo dei giocatori attualmente e vogliamo utilizzare Mourinho come allenatore, durante la build, come detto poco fa, come un po' le istruzioni via dicendo, teniamo presente anche del booster che ha il nostro allenatore. Io premetto che a prescindere dal booster che può dare o non può dare un allenatore, perché poi gli allenatori possono cambiare come nel calcio reale, io dico sempre di fare le build sempre equilibrate e bilanciate, in modo tale ragazzi da non trovarci poi a dover ogni volta modificare, perché quell'allenatore ci dà il +1 là, l'altro ce lo dà lì, quindi dobbiamo stare sempre a modificare la build. Dobbiamo cercare di farle sempre bilanciate, ma soprattutto ragazzi secondo me reali al giocatore in sé per sé. Cioè ad esempio un Pirlo, ok, un Mbappé, ok, un Bonucci, che la carta è uscita da poco e via dicendo, ma così come tutti i giocatori. Ragazzi dobbiamo farli come erano loro nella realtà. Cioè io non posso fare un Pirlo velocissimo e scarso tecnicamente. Pirlo era l'esatto opposto, non era velocissimo ma era fortissimo tecnicamente. Mbappé idem, non posso fare un Mbappé lento però che per dire ha un contatto fisico di 90, di 95. Ragazzi li metterò 80, 82, però comunque lo metto velocità a palla e finalizzazione a palla ragazzi. Cioè ok, quindi teniamo in considerazione questo. Adesso ho aperto questa piccola parentesi perché a volte alcuni di voi mi chiedono comunque ma le build, ma come conviene farle così colà. E ragazzi è questo il meccanismo. Io lo dico sempre, bisogna sempre essere in tutto quanto bilanciati e in questa maniera forse riusciamo a trarre qualche conclusione positiva per noi.
Passiamo però finalmente al collegamento. Che cos'è questo collegamento? Andiamo a leggere. L'uomo chiave avanza in modo aggressivo quando il punto focale ha la palla a metà campo. I passaggi filtranti alti dal punto focale verso l'uomo chiave, così come la capacità di controllo dei passaggi, avranno una maggiore precisione. Come detto prima, è un sistema di gioco, ragazzi, un pochino, diciamo, buggato. Come potete notare, ragazzi, anche la figura del campo, c'è appunto il punto focale, un giocatore che passa la palla al punto focale e lui praticamente poi va a crossare e a innescare direttamente l'uomo chiave. Fondamentalmente, ragazzi, come possiamo notare, ci sono quindi due figure. Una è il regista creativo trequartista, l'altra invece è il giocatore chiave CLS e CLD. Domandona da 1 milione di euro. Ragazzi, vale anche se utilizzo un regista creativo classico numero 10 anziché un CLS CLD giocatore chiave alla prolifica? No, ragazzi, devono essere esclusivamente queste posizioni. Attualmente questi allenatori, diciamo che sono pochi, di conseguenza dobbiamo un pochino accontentarci, se vogliamo provarli, a utilizzare uno di questi. Però ragazzi, considerate che è un discorso nuovo, quindi probabilmente nei mesi prossimi, nei mesi a venire, quest'inverno, la prossima estate, uscirà sicuramente qualche cosa anche di pochino più interessante. Bisogna vedere anche magari i booster che andranno a mettere, ma così come le abilità. Magari questa adesso è una versione base, io purtroppo non sono Konami e quindi non vi so dare troppe informazioni nello specifico di che cosa hanno loro realmente in mente. Però ragazzi, comunque il discorso è questo: il punto focale quindi deve essere un trequartista regista creativo, l'uomo chiave invece deve essere un giocatore chiave che ha CLS o CLD. Io infatti, ritornando al modulo, ragazzi, ho messo questa tipologia di giocatori. Come avete visto, il trequartista, in questo caso Snyder, è un regista creativo come vuole lui, e Olise è un giocatore chiave CLD. Mi porto ovviamente in panchina i sostituti, perché se volessi fare qualche piccolo cambio posso farlo. Mi porto questo Kenan Yildiz, vinto qualche tempo fa, molto valido come carta, molto forte, e devo dire anche spesso decisivo, perché quando entra spesso e volentieri fa pure gol. E magari inverto, per dire, che ne so, metto sempre un regista creativo come trequartista, però anziché mettere il Lesa appunto a sinistra, metto Leda e metto il CLS. Quindi si possono fare questi cambiamenti. Attenzione, importante, ragazzi, che abbiano sempre queste posizioni, cioè devono avere sempre questo tipo di posizioni. Ovviamente apro un'altra piccola parentesi, ma importantissima, ragazzi, utilizziamo un modulo che abbia questi ruoli, cioè non è che utilizzo un modulo che non ha questi ruoli e io improvvisamente cerco di crearli, perché andiamo ovviamente a rovinare il modulo, andiamo magari a creare una squadra, un modulo che non ha tutto questo gran senso. Questo modulo pare che sia così, ok? A prima battuta, se voi lo andate a vedere, come qualcuno mi ha detto quando ve l'ho presentato, ma questo modulo si prendono imbarcate, prendi troppi gol. No ragazzi, io con questo modulo mi ci diverto tantissimo, è molto efficace, perché guardate quanti uomini porti in fase di attacco e riesci comunque anche a palleggiare molto bene, e a me questo mi piace, perché comunque io sì, non sarò un diciamo palleggiatore al Barcellona di Guardiola probabilmente, però comunque ragazzi sono una persona a cui piace giocare, anche se di contropiede, comunque però giocare in questa maniera. Quindi ragazzi, mi raccomando, dovete provarlo, perché prendete questo Mourinho, costa pochissimo, costa veramente una fesseria, o aspettate voi insomma i prossimi allenatori, o se vi piace di più Cappello che ha altri stili di gioco. E ovviamente ragazzi, considerate che, perdonatemi, ho sbagliato, considerate che poi ogni allenatore avrà i propri punti chiave, le proprie caratteristiche, nel senso che collegamento, passaggio lungo, diagonale A, lui c'ha questo. Ovviamente ragazzi, un altro allenatore avrà altri punti focali, altri uomini chiave, avrà altre caratteristiche nella sua nelle sue funzioni. Di conseguenza comunque è una cosa molto interessante da usare con le dovute proporzioni, ma che sicuramente vi farà divertire tanto.
Prima di andare avanti, ragazzi, vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica dalla quale poter acquistare tutti i prodotti appunto videoludici che ci piacciono e ci interessano. Per chi volesse farlo, appunto, può passare dal link in descrizione. È completamente gratuito, ragazzi, non costa niente passare dal link, è semplicemente un modo per supportarmi e supportare il canale, e io veramente ne sarei molto molto grato. Sono aperti anche gli abbonamenti per chi volesse, ragazzi, abbonarsi al canale e supportarmi ancora di più. Io veramente qualora ce l'avessi in questo momento mi toglierei il cappello, perché veramente ne sarei molto molto grato, e soprattutto sblocchereste anche voi la possibilità di poter giocare con me, di avere contenuti in esclusiva dedicati, di avere insomma delle cose in più aggiuntive rispetto a tutti. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, un saluto, alla prossima dal vostro Luca Taran, ciao!